Ciao a tutti, benvenuti. In questo breve video rispondo a una richiesta di Annalisa, che saluto. Ciao Annalisa, la quale mi chiede se posso aiutarla ad ottenere una voce più morbida, più calda e allo stesso tempo ricca di risonanza. Rispondere a questa domanda richiederebbe davvero molto tempo e gli aspetti da curare sono veramente molti a livello tecnico. Annalisa mi chiede tuttavia se posso in un breve video dare almeno un possibile training, un possibile esercizio che lei possa sperimentare. Vi ripeto, questi video non si sostituiscono alle lezioni, non vogliono sminuire assolutamente il percorso completo che è necessario per costruire una voce. Tuttavia mi auguro che questi spunti che io vi lascio in risposta alle vostre richieste possano essere utili a chi segue il canale e si occupa di voce e di canto. Dunque, una possibile strategia per ottenere una voce più ampia, più calda, più morbida è quella di pensare ad esempio al appannare il vetro, all'alitare, allo scaldarsi le mani. Ora vi spiego il motivo e vi faccio sentire. Se noi cantiamo con un viso teso, ad esempio, molto teso, allora la voce non è distesa, non è morbida, non è calda, non è risonante. Invece se io canto in questo modo, la voce è calda, morbida, distesa, piena di risonanza, chiaroscura, acquisisce, diciamo, e si arricchisce di tutte le risonanze di cui la voce necessita. Come si fa a fare questo? Quello che appunto vi posso suggerire è di pensare di appannare un vetro, di alitare, di scaldarsi le mani. Mettete le mani sul vostro viso, sentirete che non dovete tenerlo teso in questo modo e aprire indietro in questo modo, magari stirando la voce, ma all'opposto rilassare in questo modo. Provate proprio a fare il gesto di alitare, di scaldarvi le mani o di appannare un vetro. Provate proprio a fare anche questo suono. Cosa succede? Il viso si decontrae, quindi sentirete come se qui il viso proprio si distende, il collo si distende. E allo stesso tempo, se ponete attenzione, nel cavo orale si crea uno spazio morbidamente elastico, morbidamente dilatato. Proviamo a sentire come cambia il suono da un suono teso a un suono disteso. Potete pensare anche che il vostro viso proprio si riempie di aria, anche qui lateralmente, se vi può aiutare proprio come strategia. Allora il suono, come sentite, è morbido. Vi faccio risentire. Succede anche che la mandibola si rilassa, non è più tesa ma distesa, il viso proprio come se si squagliasse, potete pensare proprio a qualcosa di una sensazione di calore, di piacevole tepore. Questo gesto di alitare vi aiuta, di appannare un vetro, di scaldarvi le mani, perché a livello proprio naturale porta a decontrarre tutta la muscolatura e quindi anche la voce appunto ne ha beneficio. Questo soprattutto, questa strategia è utile per il canto classico, per il canto lirico, dove viene richiesta proprio un maggiore vocal tract, diciamo, ampio. E un'altra cosa a cui dovete badare mentre fate questo esercizio, diciamo, pensate che la vostra voce fa questo, va come tra gli occhi o tra occhi e fronte.
pensate sempre ovviamente il suono, come abbiamo detto in altri video, lontano, lontano dal vostro viso e avanti, avanti, avanti. Concentratelo in questa zona, nella zona degli occhi e della fronte. Quindi questo significa portare sempre avanti la voce, ma mantenendo un cavo orale, una cavità, diciamo, ampia. Quindi, sintetizzando, creo la mia cavità ampia, non A così, non apro così, ma questo, creo la mia cavità, inizio a creare questa morbidezza, questo spazio, pensando di alitare, di appannare un vetro, di scaldare le mani e poi canto mantenendo questo rilassamento proprio, questa sensazione piacevole di distensione e lascio andare la mia voce in alto e avanti. E così via. Va bene, spero questo breve video vi possa essere utile a chi sta seguendo il canale, ad Annalisa che saluto e a presto. Ciao!